6 anni fa questa villa era pericolosa. Sentendola e guardandola adesso sembra un'affermazione impossibile. Invece 6 anni fa questa villa era pericolosa. Perché? Perché nella trascuratezza che purtroppo ha vissuto il nostro comune e quindi di conseguenza il nostro municipio negli ultimi anni, questo era un posto caduto in completo abbandono. Parliamo quindi di una comunità di tossicodipendenti che viveva nel Villino Nobile. Cioè parliamo di barboni accampati nel posto del bambù, parliamo di alberi caduti lungo i vialetti, di erba alta, forasacchi, una villa pericolosa nel vero e proprio senso della parola. Quindi l'idea è stata cosa? Riappropriamoci degli spazi pubblici per ridarli alla cittadinanza, quindi andare a rompere un po' quell'equazione che dice pubblico fa schifo, privato è bello. E quindi cerchiamo di dimostrare che anche il pubblico può essere bello il momento che ci sta il coinvolgimento della popolazione, il momento che ci sta un'associazione che coordina queste cose, il momento che il singolo cittadino riesce, unendo tante voci, a farsi anche sentire dalle istituzioni, perché queste sono le cose che abbiamo fondamentalmente fatto e dopo 6 anni questa è considerata la villa più ben tenuta di Roma. Chiaramente ancora abbiamo bisogno di curare l'inciviltà dei romani in alcuni atteggiamenti, però sicuramente questo è un posto dove da villa locale è diventata una villa dove vengono da tutte le parti di Roma, sia per ammirare l'aspetto botanico, floreale, che anche per fare feste e godere di una situazione di accoglienza che si è sviluppata qua dentro con i tavoli pubblici, le panchine messe, gli arredi che sono stati installati, l'area fitness e queste cose ne abbiamo proprio fatti in sinergia col municipio, perché dopo un periodo iniziale in cui eravamo visti forse come rompiscatole, quindi davamo fastidio, dopo hanno iniziato a cogliere anche loro il valore e la potenzialità che ci poteva stare in tutte queste persone che rivolevano dei pezzi di città per loro e quindi adesso l'area fitness non l'ho certo fatta noi associazione, ma l'ha fatta il municipio. I giochi dei bimbi, che devono rispettare dei criteri anche di sicurezza nell'installazione, sono stati installati dalle ditte comunali. Però il municipio è molto contento di darci ogni tanto qualche supporto perché sa che di base poi le cose qui non vengono distrutte, non vengono vandalizzate, anzi vengono curate. Un esempio classico, in quella panca che poi andremo a vedere se volete dove si fa fitness, è stata spaccata da alcuni teppisti. Il municipio per mettere a posto ci avrebbe dovuto mettere probabilmente forse anche 2 anni, perché tra la gara, l'appalto, ritrovare lo stesso modello e altre cose, invece una cosa prossimale come quella degli Amici Leopardi ha fatto sì che prendendo un po' di soldi delle tessere abbiamo comprato una bella asse di sicurezza che è certificata per sostenere altre cose, oltre 200 kg, ci abbiamo messo sopra un bel logo Amici Leopardi e nel corso di 2 giorni abbiamo rimesso a posto tutto, raggiungendo un doppio obiettivo secondo me molto importante. Il primo obiettivo è dare continuità alla bellezza della villa e il secondo è fermare chi devasta, perché concettualmente se io vado a fare un atto di sabotaggio oggi e già domani o dopodomani ritrovo tutto quanto a posto e ci penso un attimo prima di continuare a sabotare, perché capisco che ci sta la presenza di un qualcuno che è molto più presente del comune e del municipio che controlla veramente il posto. La cosa che è stato l'aspetto più eclatante di Amici di Villa Leopardi è stato innanzitutto il coinvolgimento della cittadinanza che vive tutto quanto qua attorno. In questo momento abbiamo chiuso il bilancio dell'anno precedente con 1086 soci, che è una cifra record. Però questa cifra record, come si è praticamente consolidata nel corso di questi 6 anni, è stato un numero in progressiva e costante crescita. Perché invece di parlare o promettere, noi non abbiamo promesso quasi nulla, ma abbiamo fatto dei fatti concreti. Questi fatti concreti come li abbiamo fatti? Sulla parte pratica della manutenzione, con i volontari che tutti i sabato mattina dalle 9 all'1 vengono qui e fanno quello che c'è da fare in quel momento, da tagliare l'erba. Il fatto che abbiamo potuto comprare dei macchinari grazie a tutte le quote che ci vengono ogni anno erogate, anche se l'iscrizione è veramente di basso entità economica, però insieme in 1000 si fanno sempre tanti soldi. E poi l'altra cosa importante è che noi abbiamo messo a fattor comune le competenze delle altre persone, perché non tutti hanno la conoscenza, la voglia o la capacità di dedicarsi al verde o al recupero ambientale. Invece quasi tutti hanno una loro professionalità che specie nelle età diciamo così più avanzate viene persa, come dice il film di Blade Runner,
come lacrime nella pioggia. Allora noi abbiamo preso queste lacrime e invece che farle perdere nella pioggia le abbiamo trasformate in sorrisi, nel senso. L'archeologo che è pensionato e che nessuno sapeva che fosse un bravissimo archeologo, quando fa i suoi incontri, tutto viene fatto ovviamente in forma gratuita, su Via Nomentana, ci porta in passeggiata a Sant'Agnese o quello che sia, è una cosa che raggiunge un triplice scopo. Distribuisce la cultura a tutti quanti gli altri associati, risalta la capacità e le competenze professionali di queste persone e mette un servizio gratuito a disposizione di chiunque ne voglia approfittare. Però in estrema, quindi queste cose come si concretizzano? Andiamo a vedere l'immediato. Stasera alle 19 ci sta un concerto di una mezzasoprana e di un soprano e di un tenore che canteranno delle arie. Il 14 giugno abbiamo il signore che è stato pianista di Ennio Morricone che farà un concerto su musica da cinema. Abbiamo una presentazione di un libro su un fatto di cronaca avvenuto nel 60 a Roma nel periodo intermezzo. Insomma, abbiamo tantissime attività che poi variano a seconda dei gruppi poi che le seguono, perché abbiamo un gruppo di pittrici che ogni tanto fa qualche vernissaggio, abbiamo il gruppo dei bambini che organizzano delle feste, abbiamo il gruppo del teatro che fa qualche cosa di teatrale. Ognuno cerca nei vari segmenti di esprimere quello che può, ma soprattutto la cosa importante, abbiamo ricreato la coesione sociale, partecipando agli eventi e facendo parte dell'associazione ci si conosce e conoscersi vuol dire sapere chi è l'altro, fidarsi un po' di più, incontrarlo anche fuori dalla villa e scambiarsi i favori, conoscenza, territorio, recupero, coesione sociale, integrazione, perché ovviamente in questo processo sono coinvolte tutte le classi sociali, cioè abbiamo dal magistrato, dall'imprenditore all'ex artigiano restauratore. E proprio questa è la forza, non è una fascia stretta di utenza, ma è una fascia allargata a tutti quelli che hanno un po' di buona volontà. La cosa più positiva che io ho trovato è che la gente ha bisogno di buono, ha bisogno di positivo e quindi quando qui si è creato un piccolo gruppo iniziale positivo, però che invece che stare solo a protestare sulle cose che non funzionano, si è rimboccato le maniche e in prima persona ha cercato di far funzionare qualche cosa, questa cosa ha creato all'inizio un po' di sconcerto e poi in realtà è stato proprio come un elettrone che ha iniziato a tirare gli altri elettroni positivi e ognuno ha cercato in qualche modo di contribuire. La partenza ovviamente è stata esclusivamente verde botanica e quindi anche decoro, perché quando poi ci stanno le erbe alte o i rami spezzati in mezzo alle stradini è una questione non solo di verde ma anche di decoro. Però la spinta fondamentale di partenza è stata quella verde. Io come professione ho fatto il sales manager per una compagnia aerea e vendevo software in giro per il mondo. Quando andavo in giro per il mondo, ci andavo anche per viaggi di piacere, mi recavo sempre nel posto locale per studiare il cacao in Messico, il caffè in Colombia, la vaniglia in Madagascar, non mi dilungo, è sempre stato un mio interesse. Quindi la partenza è stata tutta quanta verde, è stata tutta quanta indirizzata a chi poi poteva dare una mano e aveva quindi competenze e conoscenze in questo segmento. Però dopo questo è successo che tante persone che invece non avevano queste competenze hanno iniziato a dire ma anche io vorrei fare qualche cosa. E è lì che praticamente sono partiti un'altra serie di processi di coinvolgimento che sono stati anche fatti da chi aveva un tagliaerba nella casa in campagna che aveva venduto, ha detto ve lo regalo a voi e così con una serie di altri macchinari e chi invece è venuto a fare un'altra cosa importante che noi facciamo, che è l'integrazione con gli extracomunitari. Un'altra cosa importante che abbiamo fatto qui in villa è stato un processo di integrazione con i migranti. Io personalmente sono contrario all'immigrazione incontrollata perché non penso che sia questo il modo per andare a gestire ed aiutare le persone che sono in difficoltà nei vari paesi dell'Africa o di dove sia. Però al tempo stesso penso che sia ancora più grave una volta che i ragazzi stanno qua di far finta che non ci siano, che esistano.
Per cui abbiamo fatto un protocollo di collaborazione con la Caritas, dove tutti i sabati mattina dei gruppi che nel tempo poi si sono alternati, adesso abbiamo dei giovani afghani, prima avevamo ragazzi dell'Africa, stiamo aspettando gli ucraini. E il processo di integrazione in che cosa consiste? Che lavorando qui gratuitamente 3 ore a settimana il sabato mattina restituiscono in qualche modo quello che lo Stato poi sta facendo per loro come ospitalità e accoglienza, ma soprattutto fanno il vero processo di integrazione, perché io gli faccio un tutoraggio sia un po' di lingua che di botanica, che di integrazione, perché dovete sapere che quando abbiamo iniziato le prime ingressi di ragazzi di colore qua dentro abbiamo ricevuto epiteti razzisti scritti sulle nostre locandine. E le stesse persone che ai tempi hanno scritto le epiteti razzisti sono quelle che adesso invece vengono e invitano magari i ragazzi al bar a prendere un cappuccino o un cornetto. Questa è la vera integrazione. Nell'Ottocento questa era una zona tutta quanta a ville. La famiglia Leopardi di Taiuti, che sono parenti del famoso Leopardi, il nostro più grande poeta italiano, comprano queste terre per fare una vigna perché loro sono viticoltori, continuano a farlo ancora ai giorni d'oggi dalla parte dell'Adriatico. Nel 1870 però l'Italia si riunisce e Roma viene capitale, quindi succede che tutte quante le famiglie importanti italiane hanno bisogno di una rappresentanza nella capitale. I Leopardi di Taiuti cosa fanno? Trasformano quello che era una vigna, vendendo alcune parti dove poi sono state lottizzate con le case che sono state costruite attorno, e fanno erigere questo villino qua, che è l'unico esempio di barocco gotico qua a Roma. Fanno costruire questo villino e in questo villino vengono a vivere. Dopodiché nel 75 un sindaco romano espropria tantissime ville che ci stanno dentro Roma, le trasforma in parchi pubblici e le destina a villette. Quindi questo villino ha una storia lunghissima, perché è stato anche sede dei vigili, il comando dei vigili, tante cose, ma la cosa più divertente è stato scoprire anche degli aspetti un po' particolari, perché una volta l'anno noi facciamo una festa che si chiama, un incontro, tutta una festa, che si chiama La Villa Com'era. Quindi viene l'ex proprietaria, quindi viene una persona, un professore che ha vissuto qua durante un periodo della sua vita, e vengono quelli che sono interessati. Per cui cosa si è scoperto un giorno? Che questa villa qui era un bordello chiuso nel 58 dalla legge Merlin. E come l'abbiamo saputo? Perché mentre stavamo tutti i bambini a dire che belli i fregi e le altre cose, questo signore in carrozzella gli si è riattivata la memoria e iniziò a dire: ah, ma io mi ricordo qui, che bello. Abbiamo dovuto interrompere praticamente la sessione. Le nostre intenzioni per questa villa sono in accordance con il discorso delle coccinelle. Quello che l'associazione vorrebbe fare qua dentro è utilizzare la parte sotterranea, che è poco areata, per farci una biofarm, dove allevare fisicamente insetti utili per l'agricoltura, per la città, per le piante. Al primo piano rialzato vorremmo fare delle aule didattiche, perché ci immaginiamo la mattina dei pullman che arrivano qui dalle varie scuole di Roma, scaricano dei ragazzi che vanno a fare associazionismo, ecologia, verde, botanica, quel che sia nel programma. Al piano superiore vorremmo fare sia un posto per le associazioni dove si possono riunire senza dover sempre andare ad affittare spazi, e anche un posto per fare quelle cerimonie civili un po' dimenticate, no? Matrimoni particolari, iniziative in questo senso anche religiose. Abbiamo avuto dei contatti con una comunità buddista che vorrebbe fare qua i loro matrimoni, cose sempre a disposizione della cittadinanza. L'ultimo piano, che è il più nobile, lo vorremmo destinare invece al municipio per farci un posto istituzionale dove la Presidente potrebbe incontrare in casi importanti delle persone in un contesto che avrebbe una doppia valenza. Avrebbe la valenza sia di utilizzare uno spazio architettonicamente unico, e poi di far vedere anche che un municipio è integrato con quelle che sono le realtà territoriali. La cosa più bella però, e la cosa di cui ci vantiamo più noi amici di Villa Leopardi, è la lotta biologica, perché purtroppo gli alberi di Roma sono tutti quanti abbastanza infestati, e poi c'è la tumeiella che sta uccidendo tutti quanti i pini, per cui c'è stato un momento di alta attenzione. Anche in villa avevamo problemi di infestazione, quindi ho chiamato dei fitopatologi che hanno iniziato a dire: spargiamo questo prodotto chimico, chiudiamo la villa 3 giorni, 7 giorni.
Allora io, rispolverando mie competenze di entomologia del ragazzo, sono andato a fare uno studio nell'Etna dove ci sta un fenomeno bellissimo che è le coccinelle nell'Etna, ho deciso perché non proviamo a fare un'isola ecologica. Quindi 3 anni fa abbiamo trasformato la villa in un ecolaboratorio, abbiamo comprato 6 diverse classi di coccinelle indigene, le abbiamo rilasciate e le abbiamo seguite per quanto possibile seguire un animale selvatico nella loro azione. Siccome abbiamo visto che ci stavano stati ottimi risultati, allora abbiamo coinvolto tutte le associazioni che volevano, perché abbiamo messo il nostro know-how gratuitamente a disposizione di tutti, e altre 6 associazioni sono confluite in un progetto che si chiama Coccinella Libera Tutti, da un famoso gioco da bambini, Tana Libera Tutti, dove speriamo che la coccinella sia il primo passo di una riscoperta dei valori ecologici contro la scelta chimica, che è quella che ci ha portato poi in questa situazione di devastazione totale. Mi sembra assurdo continuare a perseverare in un errore che oramai è chiaro ed evidente. Quindi ogni mese nei periodi maggio, giugno, luglio e settembre in 7 ville romane in contemporanea vengono rilasciate una buona quantità di coccinelle che fanno la loro azione di polifagi.